Va bene. Secondo me è importante, per esempio, dedicare spazio al discorso del metodo, perché in tutti questi anni mi sono accorto che per quanto riguarda le traduzioni, soprattutto su certi termini si può discutere all'infinito. E si può discutere all'infinito facendo quindi delle discussioni che sono totalmente inutili, ma nel vero senso della parola sono inutili, perché tanto alla fine non si arriva ad una conclusione condivisa, ma non perché ci debba essere necessariamente polemica. Io posso trovare quello che è d'accordo con me e quello che non è d'accordo, e boh, finito, è normale. Il professor Garbini dell'Università Sapienza di Roma scrive nei suoi libri che quando si parla di lingue antiche neppure l'accordo di tutti gli studiosi del mondo è garanzia di certezza. È proprio invece il discorso del metodo, perché il discorso del metodo è che noi siamo abituati si parla di Bibbia, quindi se voglio una spiegazione sulla Bibbia a chi la devo chiedere? A un teologo, perché di default è così. No, non è più così. Cioè noi abbiamo adesso tutta una serie di strumenti conoscitivi che ci consentono di fare richieste ad altri, perché ci sono delle cose, lette le quali, si capisce che non tornano. Cioè, quelle spiegazioni lì non bastano più, non dico sono sbagliate, però non bastano più. Potevano bastare fino a, diciamo pure, fino a 30 o 40 anni fa, potevano anche bastare. Adesso non bastano più, perché abbiamo tutta una serie di conoscenze che fanno sì che sia non solo lecito, ma doveroso chiedere ad altri. Ma era una mia considerazione, no? Cioè, se non fosse accaduto che ci fosse stata questa manipolazione della Bibbia, quale sarebbe stato un possibile altro scenario? Cioè, cosa sarebbe potuto accadere diversamente? I sacerdoti in qualche maniera hanno garantito un ordine, se non altro morale, che altrimenti magari potevano esserci. Poi ovviamente ci sono state delle degenerazioni di tutto questo, però come dire anche nella cultura indiana, ad esempio ci sono i brahmini, queste categorie sono sempre esistite, non solamente per quanto concerne come dire, la Bibbia, ma anche Certo, per quanto certo, riguarda altri libri sacri. certo. Cioè, così era solo Allora, un'opinione. secondo me bisogna distinguere tra la religione come portatrice di verità e la religione come strumento che svolge una precisa funzione sociale. Perché, vabbè, al di là di tutto il male anche che hanno prodotto le religioni, che ancora stanno producendo ovviamente, le religioni hanno non a caso svolto una funzione sociale precisa, secondo me preordinata, secondo me attentamente programmata da, diciamo così, individui che sapevano bene quello che facevano. Tant'è che il grande discorso dello sviluppo delle religioni è stranamente comparso, direi quasi in contemporanea, su tutte le grandi civiltà del pianeta Terra. E siamo diciamo, intorno al V secolo a.C. Quando, per quanto riguarda la Bibbia, e questo lo scrivono biblisti, diciamo del Vaticano, per semplificare, lo scrivono in assoluta tranquillità, che scrivono che mentre prima nella Bibbia trovare una istanza spiritualista è pressoché impossibile, da quel momento in avanti si cominciò una lettura diversa. Contemporaneamente, in India, ha il suo grande sviluppo buddismo, induismo, jainismo. Jainismo qui in Occidente è conosciuto poco perché, diciamo, non piace molto. Ha un sistema di reincarnazioni che assomiglia a quello induista, però mentre in quello induista c'è quantomeno un po' di possibilità per il libero arbitrio, in quello jainista no, quindi non ce l'hanno importato, diciamo così. Okay. Però buddismo, induismo e jainismo, pur dicendo tre cose diverse, e anche se poi il buddismo, anche questo è stato fatto soprattutto per noi occidentali, è stato fatto diventare una religione, cosa che non è, perché il buddismo è una semplice, complessa, ma tecnica di vita.
che con la religione non ha assolutamente nulla a che vedere, tant'è che dal punto di vista religioso bisogna sapere che a neanche un anno dalla morte di Buddha hanno dovuto indire un concilio perché già non erano più d'accordo su nulla di ciò che aveva detto. Quindi quando noi diciamo, no, che la Chiesa ha avuto le sue determinazioni col concilio di Nicea e poi con l'editto di Teodosi, eccetera, siamo a 3 secoli dopo, lì già un anno dopo non erano più d'accordo sulle cose che aveva detto. Tant'è che se uno legge il buddismo, diciamo così, in sanscrito, al Buddha vengono fatte dire delle cose, invece per quanto riguarda il buddismo scritto in lingua Pali, che è il più antico, si dicono cose completamente diverse. Che cosa abbia detto? Chi cavolo lo sa? Un po' come il preposto dei Gesuiti, l'attuale, ha detto ma al tempo di Gesù non c'erano i registratori, quindi noi non sapremo mai quello che ha detto. Non sapremo mai quello che ha detto. No? Dicevo quindi, in Medio Oriente questo discorso qui, in India, in Cina contemporaneamente Lao Tse e Confucio. E da quel momento pare diradarsi, se non addirittura scomparire, il contatto diretto con i grandi capi. Cioè ci sono gli intermediari, che sono i cosiddetti sacerdoti, che attraverso questa nuova visione, definiamola genericamente spiritualista, mettono in piedi un sistema di controllo che è risultato essere il più efficace in assoluto, almeno nella storia dell'umanità conosciuta. È almeno dal 500 a.C. che funziona, non per la Chiesa è cominciata 500 anni dopo, ma sono almeno 2500 anni che funziona e funziona alla grande. Funziona alla grande perché tiene le greggi ben divise nei pascoli, le greggi vengono ben addestrate, ben allevate, le greggi sono convinte di quello che fanno, più o meno, ma tanto lo fanno, e tutto viene tenuto sotto controllo. Se non ci fosse stato, diciamo, ovviamente, o poteva continuare il sistema precedente, che era il sistema, per rimanere in ambito biblico, il sistema di Yahweh, fai quello che ti dico o t'ammazzo. Stop. Non c'è alternativa. Le religioni ci tengono sotto controllo perché sono state talmente intelligenti quelli che le hanno elaborate da capire che era necessario dare all'uomo la risposta alla madre di tutte le angosce, la paura della morte. Per cui la religione ti dà una risposta alla paura della morte, perché l'uomo vuol sentirsi dire che non morirà, poi io non so se dopo c'è, non c'è, non me ne occupo, non mi interessa. Sta di fatto che le religioni danno quella risposta, la danno tra l'altro in un modo molto intelligente, anche perché dicono tu devi avere fede, fede significa credere in un qualcosa che non si può conoscere. E devo dire che la fede è molto consolatoria, no? Perché chi ha la fede si spiega un sacco di cose, ovviamente. Si spiega il dolore, la sofferenza, tutto il male che c'è nel mondo, perché poi vede un riscatto successivo. L'astuzia dove sta? Sta nel fatto che se tutto questo non è vero, mai nessuno se ne accorgerà. Perché una volta che sei morto, non potrai dire, oh porca miseria, per 70 anni ho creduto in una cosa che adesso non c'è. No. Se c'è, bene, ce la pigliamo tutti, ma è fantastico. Se non c'è, non ce ne accorgiamo. Allora diciamo che l'hanno ben progettato. Il problema vero è che, secondo me, questo sistema sta andando a scadenza. E quindi il problema vero è capire con che cosa lo si sostituirà. Per la verità, nuovi accenni di una religione laica ci sono già, che ha i suoi dogmi. Per esempio, uno dei dogmi è la democrazia, nella quale bisogna credere come se fosse un bene assoluto, esattamente come nei dogmi della Chiesa. Quando basta osservarci attorno per capire che la democrazia non esiste. E se ne parla tanto perché non esiste. Perché se esistesse non se ne parlerebbe così tanto. L'altro dogma, per esempio, che viene diffuso in tutto il mondo è quello del libero mercato, che non esiste, proprio non esiste. Ma sono dogmi nei quali bisogna credere perché attraverso quelli ci dicono voi siete uomini liberi, perché vivete in democrazia, quindi potete dire quello che volete, e intanto come diceva Voltaire,
io consiglierei Voltaire diceva, se volete capire chi è che veramente vi governa, osservate chi veramente non potete criticare. Noi i nostri governi li possiamo criticare quanto vogliamo, tanto non sono loro che ci governano. Quindi ecco cosa succederà dopo, questo è il vero, perché ormai questo è successo, quindi noi siamo dentro questi recinti e veniamo allevati dentro questi recinti. Io in una conferenza che ho fatto in Francia ho fatto un esempio banalissimo, ma ho detto io che sono nato qualche chilometro più in là, insomma, rispetto a voi, sono stato allevato e addestrato a provare una certa emozione quando vedo sventolare un pezzo di stoffa bianco, rosso e verde. Voi che siete nati qualche chilometro più in qua, ero lì in Francia, siete stati allenati a provare esattamente la stessa emozione quando vedete sventolare un pezzo di stoffa bianco, rosso e blu. Ma il nostro DNA è uguale. Se il pancione che ha portato me, invece di lasciarmi uscire là, mi avesse portato 20 km più in qua, io adesso col mio stesso DNA proverei le emozioni per un pezzo di stoffa bianco, rosso e blu, e del bianco, rosso e verde non mi fregherebbe nulla. Questo che cos'è? Addestramento. Nel momento in cui nasci ti viene detto tu sei italiano. Tu quando nasci non sei niente. Tu hai questa lingua, tu hai questa storia, tu hai questi usi e costumi, hai queste tradizioni, devi rispettare questi valori. Se tu nasci oltre una linea che sulla terra non esiste, ti viene detto tu sei francese, tu hai questa lingua, è così. Noi non nasciamo né italiani né francesi né niente. Noi siamo degli animaletti che facciamo parte. Facciamo parte anche della catena alimentare. Noi siamo dentro la catena alimentare come cibo, perché se noi non ci quando Dio ci ha fatti, dovrebbe poi scusarsi e dire sì, io ho fatto sta catena alimentare, che tra l'altro è una roba di una mostruosità incredibile, no? Perché milioni, lasciamo stare gli uomini, ma milioni di individui per vivere devono produrre atroci sofferenze e morte in milioni di altri individui. Ora un Dio onnipotente bastava che facesse degli esseri che mettono un dito nella terra, tirano su l'energia e non c'era bisogno di fare altro. Invece no, si vede che un pochettino gli piace vedere il leone che rincorre la gazzella, vedere se la prende, vedere che la gazzella ha paura, eccetera, eccetera, eccetera. Ma noi siamo dentro quella catena alimentare. Se noi prendiamo un nostro cucciolo e lo mettiamo per terra, le formiche lo mangiano vivo. Non è che siccome un uomo viene rispettato, lo mangiano vivo. O arriva l'astore, se lo piglia e se lo porta nel nido e lo mangiano vivo. Noi siamo dentro la catena alimentare, come tutti gli altri animali. Non c'è nessuna differenza. Non c'è nessuna differenza. E sono osservazioni banali. Non c'è bisogno di essere dei sapienti, basta guardarsi attorno. Quindi quello che c'è stato e ha funzionato. Secondo me il vero problema è quello che ci sarà dopo, perché ho qualche timore su quello che ci sarà dopo. Insomma, non lo so. Nei fumetti di Rontini vengono nominati i Gibborim, ma i Gibborim, che sarebbero l'unione tra gli angeli ribelli e gli esseri umani e le donne di Adamo, sono loro che hanno questo compito di governarci o sono questi sacerdoti con le religioni? Ma dunque, i Gibborim in realtà potrebbero anche non esserci più, nel senso che sono quelli, lo dice la Bibbia stessa nel capitolo 6 della Genesi, sono i cosiddetti eroi dell'antichità. Quelli che esistono in tutte le culture, che sono in mezzosangue, vado da Ercole a Gilgamesh, che sono in mezzosangue, che sono quelli ai quali all'inizio loro hanno trasmesso il loro potere, cioè cominciando a tirarsi indietro, ovviamente come fa ogni padre, cerca di dare il potere al figlio. Sì. In questo caso i primi a cui cercavano di dare il potere erano quelli che comunque avevano una loro alta percentuale di componente genetica. Okay. Successivamente diciamo che le commistioni sono state tali e tante che secondo me non esistono più. Quelli che hanno il potere sono dei rappresentanti che sono a conoscenza di e che lavorano in nome e per conto di. Quindi anche quando si parla di queste famiglie, grandi famiglie di grande potere finanziario. Anche perché tutto è basato lì. Cioè il sistema finanziario che ci governa è quello descritto nella Bibbia.
Chi presta denaro è alla colui lettera, che alla comanda. lettera, alla lettera. Mm. Non c'è da cambiare una virgola. Non c'è da cambiare una virgola. Uno legge la Bibbia e dice, ah, ecco come ci governano. Quando uno cedeva la casa al tempio, che vuol dire cedere la casa al demanio, perché il tempio non è la chiesa all'interno della quale le anime si uniscono a Dio, cioè l'anima proprio lì non c'è. Il demanio è il bene dello Stato, cioè il bene di quei signori. Quando uno, per motivi suoi, per i debiti, perché poi insomma non andavano mica molto per il sottile, questi sacerdoti che facevano gli interessi non delle anime, ma gli interessi dei loro mandatari, la valutazione la faceva il sacerdote e la valutazione non era discutibile. Il sacerdote diceva vale 100, ok? Se la volevi indietro dovevi dare 100 più 20. Senza discussione. Cioè è tutto descritto, applicato alla lettera, alla perfezione. Quella volontà che hanno alcuni regnanti che avevano anche in passato di sposarsi tra di loro. Certamente, sono davvero le questioni di sangue. Ah. Perché all'inizio loro, diciamo che le dinastie loro prevedevano questo, che un maschio sposasse una sorellastra, cioè figlia di stesso padre ma di madre diversa. Questo era il loro sistema, che era regolare. Non a caso i patriarchi ebrei facevano così. Abramo ha sposato una sorellastra. Quando Abramo, che poi vabbè la prostituiva molto volentieri per incassare senza fare problemi, diceva è mia sorella. E l'ha fatto più di una volta, lo leggete nella Bibbia? È mia sorella, ma è vero, era innanzitutto sua sorella. Poi diventata anche sua moglie. Ma lui in cambio si faceva dare un sacco di ricchezze. Voglio dire, il discorso di moralità, no? È quanto di più lontano ci sia dalla Bibbia. Tutti conoscete sicuramente la vicenda di Sodoma e Gomorra e poi delle due figlie che, pensando che non fosse rimasto più nessuno vivo, dicono ci dobbiamo unire con nostro padre in modo che lui ci dia dei figli. E quindi come possiamo fare? Beh, lo ubriachiamo, no? Va bene. Allora, o Lot è un idiota incredibile, eppure diciamo che la prima sera era ubriaco fradicio e non se n'è accorto. Quando l'ha fatto la seconda, ha detto ci risiamo, vabbè, tanto che ci siamo. Cioè, voglio dire, è talmente evidente. C'erano solo loro tre. Dice, vabbè, ieri sera non me ne sono accorto, ma stasera queste qui mi stanno di nuovo facendo bere. Dice, ma sì, beviamo, poi ci divertiamo. Inserito in questa enorme campagna di marketing con i vari spin-off tra induismo, buddismo, eccetera, i sistemi iniziatici da dove prendono la base per poi costruire quello che hanno costruito nel corso del tempo? Allora, intanto sistemi iniziatici è un termine, come dire, molto generico perché mette assieme di tutto, no? Mette assieme di tutto. Tieni presente che i sistemi iniziatici con i misteri, con le interpretazioni simboliche, allegoriche e metaforiche, non sono un prodotto moderno. Sono un prodotto che risale ad almeno, in modo documentato, al 1200 avanti Cristo. E sono dei sistemi posti in essere, guarda caso, dai sacerdoti per impedire che il popolo conoscesse veramente la verità. E hanno inventato i misteri. Eusebio di Cesarea è uno dei padri della Chiesa. Lui, riprendendo gli studi di Filone di Biblos, il quale a sua volta riprendeva gli studi di un sacerdote fenicio, San Cuniaton, scrive che San Cuniaton aveva scoperto, essendo venuto a contatto con libri nascosti nel tempio di Amon, si dedicò al loro studio per comprendere quelle cose che non a tutti era dato conoscere. Alla fine riuscì a realizzare il suo progetto e tolse di mezzo i miti e le allegorie in cui erano stati avvolti i tempi primitivi dai sacerdoti. In seguito i sacerdoti che vissero dopo di lui
vollero nascondere nuovamente la verità e ritornare al mito, perché la gente non deve sapere, deve credere a loro. Questa roba qui continua ancora adesso. 1200 a.C., Eusebio di Cesarea. Quando si parla di sistemi iniziatici, bisogna intendersi, perché nell'accezione comune si dice sono quelli che conoscono veramente le verità spirituali. Questo è quello che si crede. Comunque, l'opinione diffusa. In quel caso, le conoscenze iniziatiche erano riservate a quelli che dovevano conoscere veramente ciò che era successo. Quando Erodoto scrive le sue storie nel secondo libro, dice: per quanto riguarda gli dei, io ne parlerò solo lo stretto indispensabile per i miei racconti. Cioè ne dà un messaggio come per dire attenzione, non rivelo nulla, perché non va rivelato. Quindi il vero conoscitore iniziatico è quello che conosce le verità che stanno a fondo di tutto ciò che è stato elaborato nei secoli per nasconderle e per fare in modo che la gente non ne venisse a conoscenza e credesse alle cose alle quali deve credere. Poi ci sono tutte queste, come dire, associazioni iniziatiche che parlano di spiritualità, tutto lecito, per carità, tutto lecito, io non ho assolutamente nulla da dire, ma non sono molto diverse dalla teologia. Perché in quell'ambito lì ognuno veramente può dire ciò che vuole, perché nessuno è chiamato a dimostrare nulla.